Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato e la posizione di Anghissà sempre più lontano da Napoli. Andiamo a vedere i sostituti in lista per quanto riguarda ovviamente l'eventuale partenza del camerunense Molina Olivera. Ieri era un'indiscrezione il possibile scambio, ma avanza la situazione e quindi si potrebbe anche fare. Le ultime anche lì, passando per McTominay, il Paris Saint-Germain si associa al Real Madrid, anche se il Napoli lo dichiara incedibile. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like. Fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Poi non andate via da questo contenuto perché più avanti ovviamente nel video faremo anche una prima formazione del nuovo Napoli che nascerà, guidato ovviamente da Massimiliano Allegri. Prima di iniziare con le notizie di mercato, riposa in pace caro Igor Protti. Io ho un ricordo molto nitido, era il 97-98. Eravamo sotto contro la Juve, pareggiamo 2-2 con un grandissimo gol di sinistro di Igor Protti. Ovviamente era un altro Napoli, versavamo in condizioni disastrose in classifica, ma diciamo che quando viene a mancare, al di là del calciatore, un uomo del genere che poi nel tempo, avendo dichiarato anche la malattia e diciamo essendosi confidato tra virgolette pubblicamente, abbiamo capito anche di che pasta è fatto, al di là del calciatore che avevamo davanti, che tecnicamente non si discute nella maniera più assoluta. Ovviamente condoglianze alla famiglia di Igor Protti, e hai lasciato anche un grandissimo ricordo tra noi tifosi del Napoli, anche se diciamo è stata una breve parentesi. Detto questo, il calciomercato, Anghissà ha chiuso ovviamente il contratto d'affitto e quindi potrebbe partire al 99%, perché c'è sempre poi quella percentuale nel mercato, non si sa mai cosa succede e quant'altro. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, l'avventura di Frank Anghissà al Napoli sarebbe giunta ai titoli di coda. Il centrocampista camerunense, protagonista dei 2 scudetti conquistati con gli azzurri, avrebbe infatti deciso di lasciare il club dopo 5 stagioni. Nonostante un contratto in scadenza nel 2027, avrebbe già compiuto diversi passi che lascerebbero intendere un addio imminente. Sempre secondo il Roma, Anghissà avrebbe disdetto l'abitazione in cui vive a Napoli, comunicando inoltre alla propria domestica la conclusione del rapporto di lavoro. Quindi una decisione che è stata già condivisa, a quanto si legge, con il direttore Giovanni Manna. A me dispiace tantissimo, perdiamo Anghissà anche perché è stato un bel periodo, sono stati anni lunghi e ricchi di successi, e dal punto di vista tecnico comunque perdiamo un grandissimo calciatore, sempre se c'è sempre quel se che ovviamente quest'anno gira, ogni volta si parla di Anghissà. Se dovesse tornare al suo prime, che era poi non molto lontano, a novembre, ottobre, il prime di Anghissà negli anni comunque si è consolidato, e a novembre Anghissà era un centrocampista inarrivabile in Serie A e oltre, quindi il Napoli deve sostituirlo a modo. Nel caso ovviamente lo perdi, i papabili sono Rabiot, Rios del Benfica, c'è questa situazione Ndour, e poi ovviamente si potrebbe virare su qualche altro nome che potrebbe essere diciamo una promessa, vai su un 19enne, vedremo poi cosa uscirà. Ma se vuoi rimpiazzare Anghissà al meglio, le prime 2 scelte per me sono Rabiot e Rios. Forse addirittura, se vuoi proprio andare diciamo per caratteristiche, potresti portare Rios nel caso non arrivi a Rabiot, perché sappiamo che comunque le pretese economiche di Rabiot e della madre che ne gestisce ovviamente dal punto di vista la situazione dei contratti potrebbero anche essere elevate. Su Rios, anche se si chiedono 30-35 milioni per il calciatore, potrebbe dal punto di vista dell'ingaggio essere un'operazione forse diciamo meno cara. Però se lo vuoi sostituire, per me questi sono i 2 nomi, senza andare a scommettere su 20, 21, 19, 22 e quant'altro. Bisogna rimpiazzare Anghissà con un calciatore super titolare per quanto mi riguarda. Poi vedremo il Napoli cosa andrà a fare sul mercato per rimpiazzare l'eventuale centrocampista. Lo scambio Molina-Olivera, che a me intriga tantissimo, perché ragazzi Molina andrebbe a migliorare e non di poco
la situazione sia difensiva e sia dal punto di vista realizzativo. Destro-sinistro, tiro da fuori, è un calciatore che comunque spazia da destra a sinistra, quando vai a offendere te lo puoi trovare anche sull'altro vertice dell'area di rigore, ritornando poi a destra, perché vede la porta in maniera eccellente, e quindi andresti sicuramente a dare una mano a Di Lorenzo, ma poi andremo alla lavagna perché potrebbero giocare addirittura anche insieme, nel caso le valutazioni di alcuni calciatori del Napoli possano essere più da centrali o più da esterni, e quindi potresti, diciamo, fare un puzzle anche diverso. Però sarebbe veramente un grande acquisto, alla pari di Mario Chila per quanto riguarda l'importanza. Almeno questo è il mio pensiero, perché poi nel caso prendi Chila e arriva anche Molina, avremo un reparto difensivo di tutto rispetto e da invidiare sia in Italia che fuori. La situazione: Scott McTominay si affaccia il Paris Saint-Germain, c'era già il Real Madrid. Nelle dichiarazioni del calciatore sappiamo benissimo che McTominay parlerà di mercato, o si parlerà di mercato sul serio per Scott McTominay e di rinnovo del contratto quando tornerà dal mondiale, perché ovviamente è impegnato. Il procuratore comunque è sempre attivo, non è che il calciatore gioca sicuramente il mondiale, ma i procuratori sono sempre attivi per quanto riguarda la situazione mercato. Il Napoli lo dichiara incedibile. Non facciamo ovviamente la baggianata di privarci, anche se dovesse arrivare un'offerta. Mettiamo che domani arriva il Paris Saint-Germain o il Real Madrid, 100 milioni, 120, 130 che siano, e li posa sul tavolo, così come ho letto addirittura si potrebbe arrivare per 200 milioni per portare poi Olise alla corte di Mourinho. Quindi dal punto di vista delle cifre da poter spendere non hanno problemi. Il Napoli però deve anche considerare che parte Anghissà e già hai l'incognita nel rimpiazzarlo per chi arriva. Ti vai a privare anche del top player che hai ovviamente in casa. Per quanto riguarda Scott McTominay, non sarebbe il caso in questa stagione del centenario, ma il Napoli la pensa così come la sto pensando io. Sicuramente non si priverà di Scott McTominay, anche se rispediremo sicuramente al mittente offerte multimilionarie. Detto questo, ci spostiamo alla lavagna, e l'ho fatto a fine video, così diciamo avevamo un tantino di tempo per stilare una prima formazione di questo Napoli con queste voci di mercato, e diciamo tenendo conto di qualche partenza, ma non tutte. In un 4-3-3 potresti avere ovviamente Di Lorenzo, mettendo un attimo Molina da parte, Rachmani, Buongiorno e Gutierrez. Mettiamo che arriva Chila, perfetto. Rachmani, Chila, Gutierrez, e Buongiorno lo teniamo come sostituto, perché Allegri comunque vuole tenerlo in rosa, e quindi i centrali potrebbero essere addirittura Rachmani, Beuke, Machila e Buongiorno, e sarebbero 4 centrali di tutto rispetto, recuperando ovviamente Alessandro al 100% sia mentalmente che fisicamente. Qui avresti Gutierrez e Spinazzola, Di Lorenzo, Molina come coppie, i tre a centrocampo, Rabiot, Lobotka e Scott McTominay. Ovviamente voi mi direte: sì, ma De Bruyne. De Bruyne ovviamente bisogna vedere se il Napoli lo tiene anche quest'anno, se ci si punta. Le ultime ci dicono di sì. Comunque Allegri vorrebbe tenere De Bruyne in rosa, e quindi diciamo usarlo in qualche modo. In questo 4-3-3 poi verrebbe Neres, Alison Santos e Højlund. Beh, perfetto, De Bruyne resta, e allora facciamo proprio così: 2, una punta qui, questi tre li arretriamo, un 2-3-1 con Rabiot, Lobo, qui De Bruyne, Santos, Neres sempre, e Højlund ovviamente come punta, con Kevin a giocare dietro l'attaccante. Potrebbe essere una soluzione, diciamo, non voglio dire comoda, ma secondo me consona alle caratteristiche dei calciatori. Si è parlato anche di difesa a 3, e concludiamo, anche perché io la vedo un azzardo questa difesa a 3, e non poco. Si era parlato di difesa a 3 addirittura, e un rombo a centrocampo. Lo facciamo qui questo rombo, se riesco a farlo, diciamo, abbastanza dritto. Eccolo qua, li allarghiamo un po', li mettiamo qui. Quindi un 4, un 3-4-3 con un rombo in mediana.
Quindi avresti Lobo qui come vertice basso, De Bruyne come vertice alto, Rabiot, McTominay o Anghissà, McTominay, mettetela come volete. Rabiot, McTominay, mettiamo Rabiot, McTominay perché Anghissà è in partenza, benissimo. Se vuoi offendere come si deve con gli esterni e ovviamente la punta, Alisson, Neres, io ci metto sempre questi due, poi Politano, Neres, Politano, Noah Lang, si possono cambiare sicuramente le coppie, ma così mi ritroverei un tantino in difetto. Già vedendola così avresti sicuramente l'asse verticale con Lobotka e De Bruyne che potrebbe funzionare, anche Rabiot ovviamente e McTominay ai lati di questo rombo, ma diciamo che saresti abbastanza scoperto dietro gli esterni d'attacco, perché poi dovresti chiedere addirittura ai due lati del rombo di fare, di fare diciamo copertura in questo modo. Non la vedo tanto consona per caratteristiche questa difesa a 3, anche se poi vedremo Allegri come si porrà, il Napoli come si vorrà mettere in campo. Io partirei assolutamente da una difesa a 4 per poi montare il tutto tra centrocampo e attacco, e un 4-2-3-1 sarebbe la situazione più naturale, ecco, per caratteristiche e per ciò che è in rosa, tenendo De Bruyne, perché poi se non tieni De Bruyne, un 4-3-3 secco, non hai il, diciamo, l'incombenza, ecco, che devi schierarlo, e secondo me ai lati di Lobo non lo so, potrebbe sicuramente funzionare perché De Bruyne comunque è un calciatore completo, fatto, finito, si potrebbe adattare, ma lo vedo comunque devastante per caratteristiche e diciamo dando il 100% dietro la punta. Quindi un 2-3-1, e nel caso il Napoli arriva a Rabiot Lobo a schermo della difesa, diciamo che non sarebbe assolutamente male. La verità è una sola, è che il Napoli ha una rosa molto ma molto competitiva in Serie A, lo sanno tutti quanti, ed ecco perché le trattative alcune si arenano, altre arrivano bastoni tra le ruote. Il Napoli comunque resterà competitivo e se ne faranno una ragione. Forse qualcuno ci è già arrivato a farsene una ragione, qualche altro magari stenta ancora a crederci. Dovrete soffrirci e dovete aver paura del Napoli anche nella Serie A 2026-2027, al di là di chi viene a sedere in panchina, perché sappiamo che comunque arriverà Allegri e verrà ufficializzato. A maggior ragione devono fare attenzione, perché comunque possa piacere o meno, e a me sapete benissimo come la penso, abbiamo fatto tanti video al riguardo, il Napoli comunque ha puntato su un allenatore che in Serie A sa il fatto suo, e in Europa comunque ci si aspetta quel qualcosina in più che non c'è stato quest'anno, ma poi ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra formazione e il Napoli ideale in base a quello che abbiamo adesso, senza metterci le indiscrezioni di mercato, ma qualche colpo che potrebbe arrivare sul serio come quello di Mario Chila, perché la Lazio ha aperto al trasferimento, almeno stando alle ultime di quest'oggi. Ci vediamo qui sotto nei commenti. Forza Napoli, ciao!